You don't deal with the state, you don't go to protest because they kill you. It still goes on. Il mio nonno è stato condannato perché ha detto che il pane non è buono. 8 anni. Pra nëse s'arrishe me bo normën, se ishe edhe fizik i dopt, si kishe Perché era mundësi debole jep se come s'doshe, fisicamente. jep se s'doshe, atëherë përfundimi ishe se përfundoshe në dhomë të isolimit. Pra dhomë të isolimit ne i qushim me rëndom Biruca, që ishe 1 metër e gjys me 2 metra, ato që kena rrit me kena dhe 6 vetë në atë Biruc. Le testimonianze perché fu chiusa in un sacco con dei gatti, fu proprio sfigurata da questa tortura. You don't play with the fire, the waters and the state. Io sono scioccato, non so come la gente potesse fare a vivere qui dentro in queste condizioni. Ciao, sono Nicolò e noi siamo un gruppo di ragazzi curiosi di scoprire la formula segreta dell'amore per raccontarla con gli occhi del mondo e la voce delle sue persone. E tutto questo è Love Project. Un popolo che per quasi 50 anni ha subito i soprusi di una crudele dittatura, lottando e non arrendendosi. Di tutte le domande che mi sono venute in mente da fare alla gente che ha vissuto questo terribile periodo, c'è una a cui non ho saputo dare una definizione. Ma è possibile perdonare tutto il male fatto dalla dittatura? Allora, stamani andremo subito, una mattina, in un'associazione italiana qui a Tirana dagli anni 90, dalla fine della dittatura, e questa associazione praticamente assiste le persone disabili che alla fine della dittatura si sono ritrovate senza una casa, senza nessuno che gli desse una mano. L'Albania esce da 50 anni di dittatura, 50 anni, è tantissimo. Una dittatura che spazza al suolo la società, una società che è da ricostruire, e le persone più svantaggiate, soprattutto le persone disabili, ne risentono molto. Soprattutto perché queste persone durante la dittatura erano messe e stipate come oggetti, come dei bagagli, in centri psichiatrici, in manicomi, in istituti lager, senza alcun diritto, senza alcuna possibilità di poter valere qualcosa in una società. Nel 96, appena finita la dittatura, nasce il primo istituto, la prima comunità, che oggi andremo a visitare, andremo a capire come erano trattati queste persone e soprattutto il passato, il presente e il futuro delle persone più svantaggiate all'interno di una società nuova. Anche se aveva studiato medicina, era laureata in medicina, io conoscevo le patologie della disabilità, ma vista disabili per strada o all'ospedale o nell'altro posto del mio città, che era Tirana, allora io non avevo visto mai. Diciamo che erano le persone invisibili, o erano chiuse nelle case o erano in istituzioni statali, chiusi, fermi, che avevano il diritto solo le famiglie per andare a incontri, ma raramente, perché era una vergogna. Cioè, era difficile portarli all'interno perché erano un po' distanti, un po' distaccati. Allora era molto difficile per la prima cosa perché mancava la infrastruttura, che le persone che si stavano con anni a casa, con tanti piaghi da decubito, che abbiamo trovato i piaghi da decubito anche con vermi, perché le persone non avevano, diciamo, non chiedevano l'aiuto, diciamo, di avere un disabile a casa era proprio una maledizione. Nel 1967 l'Albania diventa il primo stato ateo al mondo. Il dittatore Enver Hoxha scrive sulla Costituzione che l'Albania non può avere religione. Laici e funzionari religiosi vengono torturati e addirittura uccisi. L'Albania diventa uno stato abbandonato da Dio, abbandonato dalla religione, e l'impatto che avrà questa scelta sulla gente sarà devastante. La teoria era questa. Dio che hanno creduto non esiste. Esiste un nuovo Dio. Stalin, il grande Dio, comunista russo, e poi era Dio di Albania, il grande comandante Enver Hoxha, lui era il Dio. Tanti preti che
avevano studiato magari nelle università più importanti poi d'Europa e vivevano e contribuivano in Albania, ma non solo nell'aspetto religioso, ma anche nell'aspetto, diciamo, culturale del paese. Soprattutto loro sono stati poi perseguitati in maniera feroce dal regime. Durante la Seconda Guerra Mondiale c'erano 200 sacerdoti più o meno in Albania e dopo la fine del regime comunista ne erano rimasti vivi solo una decina, una quindicina di loro. D'inverno fa, diciamo, molto freddo, d'estate invece fa molto caldo e la quantità di aria, di luce che entra dentro è questa che voi vedete tuttora. La tortura psicologica era la cella. La cella era una stanza, diciamo, buia, con poca luce, poca aria che veniva dentro, di dimensioni che andavano dai 2 metri a 1,50 m e quindi per sé quella era una tortura psicologica. Invece la cella numero 13 è la cella dove fu rinchiusa la beata Maria Tuzzi. Maria Tuzzi morì all'età di 22 anni, giovanissima, fu chiusa qui e torturata con una delle torture più atroci che noi abbiamo evidenziato durante le testimonianze, perché fu chiusa in un sacco con dei gatti, fu proprio sfigurata da questa tortura e poi dopo morì dopo pochi giorni nell'ospedale. Solo 60 centimetri era il posto dove potevo dormire, 60 centimetri. Me pesh 70 kg, pra ishe me pesh dhe kur delshe nuk peshose as 40 kg, pra me hum 40 kg pesh për një muj. Pra nëse keni pa filmat që je për hebrejt. Poter perdonare secondo me è fondamentale per vivere una vita più serena. Non tanto per gli altri quanto per se stessi. Poter perdonare vuol dire riuscire a, in un certo modo, lasciarsi il passato alle spalle, invece di rimangarlo giorno per giorno. Io so che non è facile assolutamente dimenticare, soprattutto se uno l'ha vissuto, se è stato torturato, se ha fatto 17 anni di carcere nelle miniere albanesi. È più forse improntato ad aspettarsi delle scuse rispetto che a perdonare di suo pugno. Però per me è importante perdonare proprio perché voglio vivere una vita serena, voglio essere in pace con me stesso. Il passato non si può cambiare, il passato rimane quello, purtroppo, che sia stato fatto del male o meno, ma non si può più cambiare. Quindi per come la vedo io, con difficoltà, quello senza dubbio, ma probabilmente mi impegnerei a perdonare quanto mi sia stato fatto. Allora, i primi 4 giorni li abbiamo fatti a Tirana, nella città, nella parte più ricca dell'Albania. E siamo venuti adesso a nord, a Scutari. Abbiamo notato delle cose particolarissime del periodo della dittatura. Enver Hoxha, il dittatore, era terrorizzato da un attacco atomico e decise di costruire più di 170.000 bunker in tutta l'Albania. E proprio qui vicino a dove siamo noi ora ad alloggiare per questi 2 o 3 giorni che siamo al nord, casualmente ne abbiamo trovati 3-4 tutti in fila, tutti collegati. Ne abbiamo trovati 4 tutti in fila lungo questa strada. Questo è quello più accessibile, quindi cercheremo di portarvi dentro, anche se è molto piccolo, ma sono tutti in fila, sono tutti collegati fra di loro e gli altri sono tutti sono inaccessibili o franati o altro. Come vedete l'entrata è piccola, però ovviamente questi bunker non sono serviti mai a niente, perché la paura dell'attacco antiatomico ovviamente era una paura, quindi non era mai successo niente. Vediamo subito sulla destra il numero del bunker. Qui c'è una porta che è stata sigillata e
Anche lì ci sono dei tasselli che vanno a sigillare un'altra apertura. È tutto molto assurdo, nel senso che già il popolo albanese era in forte crisi economica e il dittatore non ha pensato minimamente al popolo, ma ha totalmente pensato a esaudire il suo desiderio di fare queste costruzioni di cemento armato in tutta l'Albania, più di 170.000. Cosa ci si fa con 170.000 bunker? Niente, perché non è successo niente. Idea of Teknokerry, like myself, I studied architecture or urbanism, and I studied how the military facilities and the bunkers built during dictatorship can be turned into something else and reused now. The government of that time in Albania would spend 40% of the GDP. Why the dictator is building bunkers when we don't have houses? And he got in jail for many years, and when you go to the jail, all of your family and your cousins will get persecuted as well and sent to a village. And this, I think, never happened to other dictatorship regimes. My brother would suffer, my sister would suffer, their kids would suffer. My mother came from a family where her grandpa was a person who was put in prison because he refused to give his private property, because when the system came, everything became part of the government. So he would control every private property, every house, everything. It was the government who owned it. So my grandpa refused this kind of treatment because it was its own right to own the property, living many generations before the dictatorship came in Albania. And so he was politically prisoner. Yeah. Put in the prison. So the rest of the family, even though it was not sent anywhere, they had a very hard time finding jobs in schools. During dictatorship, there was no private property at all. Yeah. Everything was public. So in this sense, of course, you would have community, but it was not coming from the hearts of people. It was coming from the tension The laws. and the laws, you know. One of the things that we have still as a traumas is that we don't believe in each other, because there were lots of spies in dictatorship. So you would have a spy in every house, you know. Sicurimi? Yes. You don't play with the fire, the waters, and the state. It's used to be a saying in Albania, and it still goes on. It was not allowed to listen to foreign music. It was not allowed to see foreign televisions. We knew that Italy, for example, was very poor. America was suffering from hunger. This was the overall idea. Per esempio, un personaggio è stato condannato a 10 anni. Ha fatto 10 anni e veniva il momento di uscire dalla prigione. Lo ricondannavano di nuovo, anche 10 anni altri. Questo è un metodo stalinista. La tortura più usata era l'elettroshock. E si può vedere da questo generatore di energia elettrica che in tanti hanno perso l'udito, hanno perso magari dipende la vista o qualcosa del genere. Questa stanza era una stanza di interrogatorio, questa era una delle stanze poi che chiaramente ha una storia a sé, perché magari queste mura hanno visto tante cose assurde. Negli anni 70, siccome il numero delle persone arrestate fu molto alto, in una cella stavano anche in 5, magari anche in 6. Al giorno d'oggi è impossibile, credo, poter avere una testimonianza diretta da parte di chi ha combattuto la dittatura, di chi l'ha vissuta, di chi ha subito quei momenti e che può anche vedere quello che poi si è trasformato successivamente. Quindi è assurdo avere la, passami il termine, fortuna di poter toccare con mano quello che te mi dici e vedere queste cose. È utile soprattutto perché
ci deve essere memoria di queste cose. Assolutamente. Perché se uno non è consapevole di quello che è successo, se metti caso dovesse ritornare una personalità di quel genere, uno non ha le armi per poterlo combattere perché non ha conoscenza di quello che è successo. Poter incontrare tutte queste persone è stato come fare 13 anni di scuola tutte insieme. Ho ricevuto degli insegnamenti preziosi da persone che hanno visto la guerra, combattuto e subito torture. La violenza non si distrugge con la violenza, ma ne crea solamente altrettanta. La violenza si combatte con la forza dell'amore, la forza gentile di fare qualcosa di diverso e di positivo. Cos'è l'amore secondo voi? Love is giving without conditions. L'amore è la forza di far muovere la vita e la società. Senza amore non c'è niente. L'amore è la cosa principale. Addirittura qualcuno dice l'amore è Dio. It's something that it gives people a reason to live, and as long as people have a reason to live, they have a way to develop and become a better society. So I think for me, when I love someone, they give me a purpose to live every day. So I think that's why love is necessary for everyone in their life. They have a purpose, they become better people because you become a better person for the people you love, and eventually the whole society becomes better. So. Perdono è una parola molto pesante, pesantissima, soprattutto dopo aver ascoltato le loro storie. Ho avuto veramente paura di usarla, paura anche di oltrepassare il limite che c'era fra l'intervistato e l'intervistatore. Io non sono albanese, non ho vissuto quelle cose, non ho un'esperienza personale al riguardo e quindi non posso rispondere con certezza a una domanda così potente e personale, ma loro lo hanno fatto per me. Se è possibile perdonare questo male che è stato inflitto a così tante persone? What we do here is to make people not forgive what they have done, because even though we think that it has passed, it is in our mindset. So we should not forgive, but we should repeat and repeat and repeat and make the children of the schools learn about this history, because for the moment, as we are talking, there is only a paragraph like this that is in the history books of the education. È un processo lungo, però secondo me va stimolato, va iniziato. Perché ti dicevo, alla fine era una questione interna, non è magari, ora se faccio un esempio, non è una cosa tra nazisti e ebrei, che erano due cose chiaramente totalmente diverse. E questa è una cosa interna che appartiene al popolo albanese ed è compito poi del popolo albanese risolverla in un certo senso. È possibile perdonare, ma perdonare ha due atti. Una parte sono loro che hanno fatto i crimini e devono chiedere loro il perdono. Poi noi, perseguitati, diciamo ok. E noi lo vogliamo questo. Ma loro, ancora dopo 34 anni, non hanno chiesto perdono al popolo albanese per quelle cose che hanno fatto, per quelle migliaia di persone uccisi politicamente.